Ciao popolo, eccomi qua. Aspetta, sto a vedere se sto registrando. Sì. Ok, oggi spero di andare veloce perché le nozioni, gli argomenti sono pochi. Come avete visto già dal titolo, parliamo di errori da principiante. Errori fatti da chi inizia a muoversi in questo bellissimo mondo che è quello dell'affilatura. Ma prima di continuare, ormai come al solito, la sigla. Eccomi qua, altra volta. Allora, stavamo dicendo, video, oggi niente microscopio, oggi non affiliamo. Però mi stavo rendendo conto in questi giorni, anche con le discussioni che stanno nascendo sul mio gruppo, che forse parliamo troppo poco, quindi aiutiamo troppo poco chi si sta approcciando alla filatura, quindi all'inizio è molto indeciso, non sa bene che cosa comprare, non sa bene che cosa muoversi e fondamentalmente incappa in errori, nei primi errori di affilatura. Scusatemi, oggi fa freddo, il mal di gola. Stavo dicendo, incappa nei primi errori di affilatura che sono un po' quelli classici. Ho visto che gli errori si ripetono e allora volevo mettere un attimo i puntini sulle i su cosa evitare e come evitarlo. Se non c'è un consiglio, altrimenti il video sarebbe inutile. Allora, cominciamo. Una cosa, il primo classico errore che fanno tutti quanti è preoccuparsi della misura della pietra. Cazzarola, se la pietra non è lunga, larga, non è 1 metro quadrato, ma io come mi ci muovo, come faccio il movimento, il rasoio c'entra, il rasoio non c'entra. Per cui tutti vanno alla ricerca del fazzolettone, no? Vogliono pietre gigantesche come questa, no, ma se no, ho visto la pietra un po' piccolina, la pietra un po' strettina, la pietra... No, non è così, perché se no poi non so come fare i movimenti. Non è così. Cioè, questa, tanto per dirvi che è un'esagerazione, forse la pietra più grande che ho come misure, tanto per dirvelo, aspettate, qui stiamo parlando di 25 per 9, un'esagerazione che finisce mai, un battiscopa. Questa è una Wildrose, una Premium Fine, forse tanto lo vedo al contrario, mica lo so se vede al contrario. Questo c'è un motivo. Ho spoilerato. Allora, cominciamo a dire una cosa. Visto che difficilmente si trova la pietra dalle misure ideali, a meno che non parliamo di sintetiche, e poi parleremo anche di sintetiche, ricordatevi subito il primo principio. Tra una pietra corta e larga e una pietra un po' più lunga e più stretta, sempre meglio andare sulla più lunga e la più stretta. Tanto per farvi un esempio, questa è una piccola Nakayama, veramente piccola, vi do le misure. Anzi, questa, tanto che prendo il metro, è una Nakayama da coltello, perché ricordiamocelo sempre, mi sono comprato una Nakayama, mi sono comprato una Shobutani, attenzione che ci sono di qualità sufficiente per i rasoi, ma ce ne sono tantissime, anzi la stragrande maggioranza sono pietre da coltello. Cioè, ma io ho affilato sulla Nakayama e non ho avuto quella sensazione bella, liscia. Qui andiamo su un altro video, però ecco, tanto per dirvi, questa è una pietra da 10,5, lo so, è difficile farvela vedere, però ho tutti gli impicci qua davanti. Comunque, vedete, è 10,5 per 8, ok? 8-10 è quasi quadrata. E questa è un'altra pietra che conoscete benissimo. Questa invece è l'esatto opposto, questa è una belga, è quello che c'è rimasto di una belga gialla, piccola piccola, presa per risparmiare un pochettino, io le belghe tanto comunque le uso poco, e questa è 15 invece, eccola qua,
per 4, quindi molto stretta. Allora, primo consiglio, quando siete indecisi nell'acquisto, ovviamente parliamo di naturale perché le sintetiche queste misure non ce le hanno, tra queste due tipologie di pietra è sempre preferibile questa, avere più spazio in senso longitudinale, anche se c'è meno spazio in larghezza, perché tutto si può aggiustare con i movimenti. E qui la prima obiezione del principiante. Sì, i movimenti, io già faccio fatica a andare avanti e indietro, io mi compro, e ritorniamo al discorso, mi compro una pietra bella, buona, di grandi dimensioni, così posso andare dritto e non sono costretto subito a inventarmi movimenti particolari che magari in questo momento mi fanno paura, non sono all'altezza, eccetera, eccetera. Errore, perché andiamo giù. Ok, vedete? Questa è la pietra, magari non viene inquadrata proprio tutta, c'ho poco spazio. Vabbè, comunque, prendiamo, solito rasuo sacrificare, la pietra è asciutta, faccio solo una simulazione dei movimenti. Dice, io mi prendo una pietra bella larga, dove, aspettate che mi sto facendo un po' di spazio, mi prendo una pietra bella larga, dove ho tutto lo spazio di questo mondo, dove il rasoio mi entra tranquillamente e posso andare giù, posso fare un bel movimento dritto, che è il movimento più facile di questo mondo. Errore. Aspettate. Errore grande, perché il movimento dritto, sì, è vero che è facile, ma funziona solo in un caso. Funziona solamente nel caso in cui voi siete sicuri, strasicuri della planarità di quella pietra. Perché l'avete appena lappato, perché è una pietra dura per cui una volta lappata mantiene abbastanza il piano di affilatura. Ma in caso di pietre morbide, pietre magari che non vengono rilappate da diverso tempo, ma voi siete sicuri che questo sia un piano perfetto? Cioè, una volta che io passo il rasoio esattamente in verticale, longitudinalmente, io sto facendo toccare tutto il filo sulla pietra? Siamo sicuri? Non credo, anzi, aspettate, così evito di fare avanti e indietro 50 volte, mi ingrandisco il faccione. Stavo dicendo, siete sicuri? Perché se siete sicuri che questo è un piano perfetto, allora andando giù dritti io sono sicuro che tutto il filo tocca sulla pietra. E qui l'immagine che vi ho spoilerato. Prima di iniziare il video, usate il retro chiaramente, con una matita ho segnato una zona. Ok, quella zona è una zona che porta un avvallamento. Chiaramente sto simulando, non è che potevo scavare una pietra apposta e poi comunque sarebbe stato difficile vederlo. Diciamo che qui c'è un avvallamento. Questa zona all'interno del cerchio di matita non è perfettamente a livello, ma ha avuto una leggera usura, che poi io l'ho disegnata così per essere comprensibile, ma di solito è una fascia che prende da bordo a bordo. Allora adesso guardate che cosa succede se io vado sempre giù con un movimento verticale, con un movimento parallelo al lato lungo della pietra. Vedete? Arrivo qua, cerco di tenere fermo il rasoio. Qui, in questo punto e in questo punto, il filo sta toccando. Ma mentre passa qui, da questo punto a questo punto, il filo non sta toccando. Per cui ad ogni passaggio avrò delle zone di rasoio, zone di filo, che sfruttano tutta la lunghezza della pietra
e zone di filo che a un certo punto non toccano più sulla pietra. Quindi voi capite, moltiplicate questo movimento per 50, 60, 70 volte, è chiaro che la zona che passa sopra l'avvallamento non avrà lo stesso trattamento, non verrà sgrattugiata, cerchiamo di parlarci proprio papale papale, non verrà abrasa, no, parliamo bene, nello stesso modo, nella stessa quantità rispetto alla zona che invece ha sempre toccato. Questo vale sia all'andata che al ritorno. Ci sarà un momento in cui questa zona non toccherà la pietra. Quindi se poi andiamo a moltiplicare, ogni passaggio rappresentano 15 cm, 20 cm, ma qui al centro ogni passaggio non è da 20 cm, sarà da 12, da 13, quindi poi moltiplicando per il numero delle passate è facile capire che questa zona verrà affilata molto di meno rispetto alle altre, per cui ci sarà una minore usura. Quindi alla fine il filo comincerà a prendere i famosi sorrisi. Se poi l'usura c'è sui lati della pietra verrà fuori il classico sorriso triste, se al centro come in questo caso invece verrà fuori proprio il sorriso, perché qua rimarrà ad altezza giusta qua e qua verrà rialzato il filo, per cui si comincia ad avere la lama, l'effetto smile. Ma ripeto, una zona, chiamiamola così, di depressione potrebbe capitare dappertutto e non è sempre semplice da vedere, perché adesso vi ho messo come esempio una pietra particolarmente chiara, ma se per esempio stiamo lavorando su pietre scure, molto molto difficile vedere, anzi se si riesce a vedere addirittura a occhio la non planarità vuol dire che lì l'avvallamento è forte, ma a noi ci basta poco d'avvallamento per cominciare a dire: a me questo movimento dritto mi sta facendo dei danni. Allora dice: vabbè Mauro, ma tutta sta pippa? Allora passiamo al classico movimento ad X. Classico movimento ad X che, come sto cercando di farvici arrivare piano piano, non è riservato solo alle pietre sottili che gioco forza non possono coprire tutta la lunghezza del filo. Quindi qui siamo obbligati, qui ci viene in mente istintivamente, dice no, io qua mi devo inventare qualche cosa per fare in modo che a ogni passata tutto il filo tocchi sulla pietra. Qui la pietra invece ci potrebbe trarre in inganno, insomma la pietra è molto molto larga. Però, allora, ritorniamo a questo punto. Come faccio io ad ovviare a questo problema? Adesso sfrutterò solamente la parte che porta all'avvallamento. Ovvio al problema con movimenti ad X anche su pietre molto grandi. L'ho detto, vado dritto. Scusate ragazzi. Vado dritto, per cui c'è un punto che non prende pietra. Ma che succede se io vado di questo? Ve lo rifaccio lentamente. Io parto, tutto il filo tocca. Comincio a fare la X. Non sta toccando più la parte del tallone, sta toccando solo il centro. E qui, scusate, torno un po' indietro. Qui toccava solo il centro perché la punta era nell'avvallamento. Superata la punta, adesso solo la parte finale del filo sta toccando. Quindi tutto il rasoio, solo centro rasoio, solo parte terminale del rasoio. Lo vedete? Lo rifaccio lento. Tutto il filo tocca solo la parte centrale, tocca solo la parte terminale. Facciamo testa, centro e coda.
così ci capiamo meglio. Tutto, centro, testa. Quindi se ci ragionate, tutto il filo ha toccato sicuramente la pietra, anche se l'ha toccata per meno tempo. Quindi un movimento ad X, che io adesso sto facendo con una mano sola, ma molto probabilmente chi all'inizio lo farà con due mani, e non c'è niente di male, ragazzi. All'inizio usate due mani, usatele tranquillamente, perché poi c'è un problema quando parleremo di errori di pressione. C'è questo problema: dove dare più pressione e dove dare meno pressione. Un conto è fatto volontariamente, un conto è fatto per errore. Quindi questo movimento ad uscire, quindi il classico movimento ad X, aiuta, anzi è preferibile anche in caso di pietre come in questo caso molto larghe, pietre come può essere per esempio l'Ardesia Ligure che tutti i principianti hanno. Quindi questo movimento aiuta, è perfetto per rimediare a eventuali imperfezioni del piano di affilatura. Ci siamo, vorrei andare avanti perché è tutto molto semplice, per cui attenzione che comprare fazzolettoni, comprare stracci di pietra, stracci come misura, per poter dire ma sono comodi perché io vado giù dritto, è un errore fondamentale, perché giù dritto è il movimento più pericoloso che c'è, perché poi alla fine i risultati non vengono. Uno è principiante, dico ma è colpa mia, è colpa del movimento, è colpa la pressione, no, è colpa la pietra, perché la scusa di tutti quanti, la scusa morale è forse ho sbagliato pietra, mi conviene comprarne un'altra, e uno si ritrova ancora con scarse capacità d'affilatura ma un parco pietre bellissimo perché già si è comprato di tutto e di più. Ok? Quindi adesso ritorniamo alle due pietre piccoline. Nagayama è una belga, ma voi non fate caso alla tipologia della pietra, voi fate caso solamente alle forme. Ritorniamo giù sull'altra inquadratura. Eccomi qua. Forse ho ingrandito troppo il faccione. Sono andato a invadere le pietre. Come sarà? Non riesco. Volevo rimpiccolirlo un po'. Vabbè, fai niente, dai, se no perdiamo troppo tempo. Quindi una pietra molto piccola e quadrata, una pietra stretta e lunga. La pietra molto piccola e quadrata, per lo stesso motivo, anche se il rasoio c'entra tutto, ti dà meno strada per poter effettuare correttamente il movimento a X, il movimento ad uscire. Poi lo vediamo correttamente com'è. Una pietra invece più stretta e più lunga, come può essere questo formato, ti dà molta più strada per effettuare la diagonale del rasoio. Ok? Quindi la diagonale è molto più lunga, ho molto più tempo per ragionarci, per controllare per bene il movimento ad X. Quindi stretta e lunga ci si lavora meglio, corta e larga ci vuole più manina, ci vuole più automatismo. Adesso vediamolo bene però questo movimento ad X e... No, vabbè, questo è troppo semplice. Questa è troppo corta, riprendiamo. Anzi, facciamo una cosa. Prendo una pietra di una misura giusta. Questa è la Sigma Select 13.000 che io non uso mai, per cui pure questa è diventata la pietra sacrificale. Ok, perché queste sono le misure di tutte le sintetiche. Le sintetiche. Chi è che non ce l'ha, chi è che non le usa? Ok, quindi pure qui, guardate, pelo c'entra il rasoio, non è mai consigliabile andare giù dritti. Allora facciamo sto cavolo del movimento
ad X. Per fare questo movimento ad X io adesso mi vado a segnare, per farvelo vedere per bene, mi vado a segnare a occhio, sto facendo quello che per me è il centro del rasoio. Un movimento sbagliato, un movimento a X sbagliato, guardate sempre il segno che ho fatto a centro lama. Un movimento sbagliato, se lo faccio di così devo fare per forza in un verso, se no devo segnare anche quest'altro lato. Un movimento sbagliato è questo. Ve lo rifaccio, vediamo se qualcuno vede l'errore. L'errore sta nel fatto che il centro del rasoio non esce mai dalla pietra. Per cui che cosa succede? Io vado col movimento a X, lo vedete? Quindi qui già non c'è più affilatura. Qui si sfrutta tutto il movimento fino al centro della pietra. Quindi facendo questo movimento, mezzo rasoio verrà più affilato, la seconda metà meno affilata. Se io invece faccio questo movimento, quindi porto fuori il centro del rasoio, sto distribuendo, sto facendo in modo che tutti, come si dice, tutto il filo tocchi la pietra allo stesso tempo. Ho preso forse la pietra sbagliata, ecco, con questa fine sicuramente si vede meglio. Allora, io parto da questa situazione, quindi ho tallone dentro fino a centrofilo. Quindi per la prima parte del movimento questa zona del rasoio non prende pietra. Se io il movimento a X non lo faccio per bene, avete visto che il segno rosso non esce mai dalla pietra, quindi sembra di effettuare un movimento ad X ben fatto, ma in realtà questa zona centrale si sfrutta tutta la lunghezza della pietra, quindi toccherà sempre, mentre tallone e punta si alternano. Il tallone inizialmente è dentro e da metà pietra in poi esce fuori, quindi sfrutta più o meno mezza pietra. Il contrario è per la punta, inizialmente è fuori, dal centro del movimento in poi è tutta dentro. Quindi diciamo che con un movimento ad X punta e tallone sfruttano più o meno il 50% della pietra. Ma attenzione al centro rasoio, se il movimento ad X non è molto aperto, guardate, il centro del filo, la parte centrale del filo è quella che non esce mai dalla pietra, vedete? Per cui qua verrà affilato al centro, verrà affilato molto di più. Tallone, scusate, punta e tallone invece vengono affilati di meno, quindi qui ci sarà una maggiore usura, quindi qui alla fine ci sarà un bel sorriso triste. Allora, il movimento giusto da fare ad X è il movimento molto più aperto, a fare uscire anche il centrofilo, la parte centrale del filo. Guardate, quindi adesso prendono pietra dal tallone al centro, adesso prende pietra il centro, il solo centro, adesso prende pietra la sola punta, cioè la parte anteriore del filo, non solo la punta, intendo una sezione. Quindi sezione posteriore, sezione centrale, sezione anteriore. Lo vedete alla fine del movimento dove è andato a finire il centropietra, quindi la X è molto larga. Così, e esattamente il contrario dall'altra parte. Deve uscire il centrofilo. Allora a questo punto ogni zona del filo ha sfruttato almeno il 50% della pietra.
zona posteriore, zona centrale, zona anteriore. Quindi l'errore da non fare è questo, una X molto chiusa che ti porta a non far mai uscire il centro del filo. Questo è un errore facile da correggere, ecco. Magari con un rasoio sacrificale lo segnate proprio il centro come ho fatto io in questo momento, o se no facendo un minimo di attenzione in più. Ci siamo? Attenzione che questo è un errore molto più comune di quanto si pensi. Anche persone che affilano da un po' possono incappare in questo tipo di errore e se ne accorgono fondamentalmente quando il guaio è stato fatto, quando a un certo punto vedono il bevel che al centro si allarga e poi si restringe, un bevel che parte sottile, centro rasoio, il bevel è alto e poi si riabbassa. In quel momento il rasoio è ancora recuperabile perché il bevel ha questo andamento non uniforme, ma tutto sommato il filo è ancora rettilineo. Se non si corre subito ai ripari correggendo i movimenti, non sarà solo il bevel che si alza, ma sarà anche il filo che comincia a prendere maggiore usura in quel punto, per cui si avrà un filo che comincia a prendere il famoso sorriso. Basta, vado avanti, sarebbero tante cose da dire, ma mi interessava fondamentalmente il movimento a X. Adesso non vi sto a parlare del cerchietto come viene fatto correttamente, non parliamo addirittura dell'X rolling perché ripeto, il video è sempre dedicato a chi all'inizio, al principiante, per cui l'X rolling, oltre ad avere una componente in diagonale, ha anche una componente, ha anche una svirgolata di lama, per cui, per carità di Dio, sicuramente non è un movimento che può preoccupare un principiante, perché chi principia l'X rolling non lo deve fare, e se ha comprato un rasoio che necessita di X rolling, lo tenesse nel cassetto e lo cominciasse ad affilare più in là quando ha preso la giusta manualità. Qui il discorso era solamente far capire che il movimento dritto in verticale è un movimento di per sé non sbagliato, ma molto pericoloso, perché presuppone piano perfetto del rasoio, quindi un rasoio perfettamente in geometria, su una pietra altrettanto in geometria, con un piano altrettanto perfetto, così il filo può baciare la pietra su tutta la sua lunghezza. Quindi c'è subito da imparare il movimento ad uscire, e com'è il movimento ad uscire sbagliato, quindi molto stretto, e com'è il movimento ad uscire invece corretto, molto aperto, in cui il centro del rasoio, diciamo circa a metà pietra, deve uscire fuori, quindi il rasoio va affilato nel movimento a X, nel primo tratto la parte centrale, poi la parte posteriore, verso il centro della pietra il centro del rasoio, e verso la fine del movimento solamente la parte anteriore. Basta. Andiamo avanti. Già che stiamo facendo il piccolo riassuntino. Pietre corte e larghe, pietre strette e lunghe, sono più semplici da usare le strette e lunghe, quindi pure lì non vi state a preoccupare della larghezza della pietra rispetto alla lunghezza del filo. Questa si usa più semplicemente di quest'altra. E già che stiamo parlando di pietre, adesso parliamo di pressioni, ma veloce perché siamo a 29 minuti. Sulle pressioni, che è anche quello uno dei primi problemi di chi affronta le prime affilature. Parlando di pietre, allora attenzione, trovare la giusta pressione è difficoltoso, e anche difficoltoso da spiegare qual è la giusta pressione, perché purtroppo non si può quantificare in chili. Ragazzi, voi dovete fare in bisellatura 10 kg, poi 9 kg, poi... Quindi ognuno deve acquistare una certa sensibilità sulla pietra. Io quello che ho sempre detto, se alla fine del lavoro
Voi trovate una pietra così, bella, pulita, senza limature, quella pietra non ha lavorato. In generale, lasciate perdere, questa è una 13.000, quindi trasportazione di materiale ci se ne aspetta già poca, però sulle pietre, diciamo, quelle che fanno il grosso del lavoro, quelle che fanno la bisellatura, quelle che fanno l'affilatura propriamente detta, quindi diciamo un grit che arriva fino agli 8.000, e lì ci deve essere asportazione del materiale, per cui la pressione giusta è quella pressione che permette all'acciaio di essere abraso dalla pietra. Vi faccio però vedere due cose, anzi ve le metto prima qua sotto. Allora, aspettate, La pietra non solo vi serve per affilare, ma vi aiuta anche a capire. Eccola qua, vediamo se riesco. Ecco, ve le sposto un po', scusate l'illuminazione che spara un pochettino. Queste sono due nanone, tanto per capirci. Una 10.000 e una 6.000. Guardate subito la differenza delle pietre. Le pietre hanno lavorato tutte e due, le pietre ancora non le ho ripulite, non ho fatto manutenzione, sono asciutte ma sono sporche dall'ultima volta che sono state usate. Allora, la prima cosa che si nota, e qua è facile, ho preso queste apposta proprio perché sono bianche, guardate i residui di affilatura, guardate la limatura come si è posata in modo diverso sulle due. Ve lo dico subito, non è che mi sono rimbambito qua, mi sono sbagliato a affilare, questa l'ho usata per i coltelli, per cui c'è un motivo per cui la limatura è concentrata solo da una parte. Allora, però parlando di rasoi, queste due situazioni ci devono dire qualche cosa. Se io finisco di utilizzare una pietra e me la trovo sporca in questa situazione, sto lavorando bene, perché vedete che la limatura si è depositata uniformemente su tutta la pietra, per cui ho utilizzato tutta la pietra. Aspettate, sono talmente stretto che non ce la faccio. Quindi ho utilizzato tutta la pietra ha sempre toccato per bene sul rasoio, vuol dire che a un certo punto l'ho anche girata per garantirmi un'usura uniforme e quindi mantenere quel piatto d'affilatura, quel piano della pietra in buone condizioni il più a lungo possibile. E quindi ho fatto, e questo mi indica che ho fatto anche una pressione uniforme sul filo, quindi la limatura d'acciaio si è distribuita uniformemente, cosa che non è successa invece qui. Aspettate che me levo dalle scatole questa. Cosa che non è successa qui. Quindi è chiaro che qui si vede una zona di maggior pressione. Ripeto, è stato un rasoio, ma noi facciamo finta che sia stato... scusate, è stato un coltello, però noi facciamo finta che è stato un rasoio. Affilare, passare sulla pietra e trovarsi questa situazione significa che il rasoio non è stato premuto in modo corretto, quindi la pressione che è stata data su questo filo era concentrata in un punto. Questa riga io me la posso trovare verso il tallone se magari sbaglio l'impugnatura e premo, quindi vado a segnare il filo, o il contrario, se vado a dare troppa pressione sulla punta magari mi troverò le strisciate in quest'altro punto. Potrebbe essere una situazione del genere. Io sto usando il rasoio, vedete, sto facendo più pressione, la pietra mi dice che sto facendo più pressione sulla parte terminale piuttosto che sulla parte centrale o iniziale. Me la ritrovo di questo verso, è esattamente il contrario, sto facendo più pressione sull'inizio, quindi sto premendo qui e il rasoio è scarico da questa parte. Ci siamo?
Quindi attenzione alle pietre, guardatele, perché anche la disposizione della limatura aiuta. Aiuta parecchio. Un'altra cosa che aiuta, ma adesso sinceramente al volo non saprei come farvelo vedere, perché non mi sono preparato, è anche la forma d'onda dell'ondina d'acqua che si fa davanti alla pietra. Dove l'ondina sale sul rasoio vuol dire che a quel punto c'è buon contatto con la pietra, dove l'ondina sparisce sotto il filo del rasoio vuol dire che lì c'è spazio, quindi la pressione non è uniforme. L'ultima cosa, scusate se vado veloce, però veramente i video, ormai quelli da un'ora non li voglio fare più. L'ultima cosa che vi voglio far vedere, metto sotto un qualche cosa di neutro, tanto per far capire, attenzione anche alla pressione che si dà sul lato all'altro, quindi pressione e numero di passaggi che devono essere uguali in un verso o nell'altro. Io vi faccio vedere il mio col dollar sacrificale che è sbilanciato, che è storto, ma l'ho storto io sapendo distorcerlo. Perché? Perché a me serve molto spesso per vedere come lavora una pietra, mi serve di vedere i marchi di affilatura, per cui mi serve di preparare sempre questo lato, perché è quello, guardate, che va sotto il microscopio, quello che viene inquadrato al microscopio. Quindi la parte che è in alto, ci metto il dito sopra, eccola qua, eccola qua. Quindi lo vedete com'è consumato, lo vedete com'è alto il bevel, perché io quando sgrattugio sulla pietra, non essendo vere affilature, ma essendo delle sgrattugiate di test, fammi vedere quanto è fine sta pietra, fammi vedere quanto è veloce sta pietra, fammi vedere se questa pietra riesce a mangiare i marchi di affilatura lasciati dalla pietra precedente, quindi effettuo molte passate in più, molti passaggi in più con il rasoio in questa posizione, e qua recupero solamente qualche cosettina, tanto per cercare di tenerlo dritto il filo. Quindi a via di strofinare più in questo verso e meno in quest'altro, guardate che cosa si è creato. Lo vedete il bevel gigantesco che c'è? Guardate sull'altro lato quanto è più piccolo. Bevel, aspetta, dove non spara la luce. Bevel gigante, bevel molto più sottile. Grande bevel, piccolo bevel. Ci siamo? Quindi attenzione, questo è un errore voluto, ripeto, perché è un rasoio sacrificale e mi serve solo per l'osservazione, ma non mi ci devorate. Quindi l'altro consiglio, anche se sembra ovvio, però sempre meglio darli, stesso numero di passaggi su tutti e due i lati del rasoio, possibilmente con la stessa pressione in tutti e due i versi, ad uscire e verso di voi. Stesso numero, stessa pressione. Ci sarebbe proprio l'ultima, ma non so neanche se ve la voglio dire, perché qui già siamo arrivati al coso. Ma sì, ve la dico in 2 secondi, perché non sarebbe un movimento proprio da affilatore basico che sta iniziando, però dei chiacchiere in giro se ne sentono tante, e spesso chi ha le prime armi legge tutto, beve tutto, va su YouTube, vede i film di 100 persone diverse che mettono in pratica 100 teorie diverse, purtroppo. Allora, è il movimento a strop in finitura, ok? Quindi di non lavorare in controfilo negli ultimi passaggi di finitura per cercare di ottenere ancora quel quid in più sulla finezza che si riesce a ottenere.
Allora, questo è un movimento che va fatto quando si sa fare, questo è un movimento che va fatto da chi ormai ha il polso allenato, perché questo movimento presuppone le pressioni distribuite esattamente al contrario di quanto si mettono sulla coramella. E vi spiego subito. Andando a fare il movimento a strop sulla pietra, quindi non sulla coramella, questo movimento a strop, la pressione non deve mai capitare sul dorso, ma deve sempre capitare sul filo, perché il dorso, arrivando per primo, se poi oltretutto gli diamo pressione, otteniamo solo il risultato di avere una maggiore usura sulla costa e minima usura sul filo, che è proprio quello che vogliamo evitare. A noi ci serve che l'acciaio venga a braso qui, non sulla costa. Per cui questo movimento va fatto applicando torsione. Quindi adesso è difficile farlo vedere in video, però questo qui non c'è pressione piatta, la pressione, sto esagerando ovviamente, la pressione va fatta verso il filo, quindi verso il filo, qui ecco, giro il polso come se volessi accelerare, quindi quasi a sollevare la costa, qui stessa cosa ma a decelerare, facciamo sempre con la manopola del famoso motorino, della famosa moto, ok? Ma questo contrasta esattamente con il principio della scoramellatura, in cui noi vogliamo lucidare il filo, non vogliamo che il cuoio abbracci troppo il filo per non stondarlo, quindi per non togliere tutta quella taglientezza che abbiamo cercato di dare su pietra, per cui se questa fosse una coramella, noi invece ragioneremmo esattamente al contrario. Su una coramella si cerca di dare pressione al dorso del rasoio, perché se la coramella si piega, e la coramella si piega, una coramella a strappo per quanto la tenete in tensione, ma anche un attelaio per quanto la tenete in tensione, al passaggio del rasoio flette, ma deve flettere sul dorso e il filo deve lavorare sempre in piano, per cui sulla coramella la pressione va esercitata esattamente sul dorso, che è l'esatto contrario di quello che ci serve sulla pietra. Quindi, e chiudo prima di creare più confusione che altro, quindi per il movimento a strop sulle pietre, primo consiglio: all'inizio delle vostre affilature non ci provate proprio, prima si impara a camminare e poi si impara a correre. Non ci provate per il motivo che vi ho detto, perché altrimenti voi la manualità, il polso sulla coramella e sulle pietre non lo prenderete mai. E mi raccomando a quelli più scafatelli, che invece sono arrivati già al movimento a stroppatura e il movimento a stroppare su pietra, mi raccomando, ecco, di concentrare la pressione sul filo, quindi di accentuare il più possibile il movimento in torsione, perché altrimenti la costa, che è la prima che va sulla pietra, la costa va in avanti, è quella che riceve il maggior grado di abrasione, quindi potrebbe avere una usura molto molto precoce. Quindi per chi vuole fare il movimento a strop sulle pietre, massima concentrazione in torsione della pressione sul filo. Ragazzi, video corto, basta, mi fermo. Sono arrivato a 44 minuti, ma non pensavo di mettercene molto di meno, però purtroppo è andata così. Quindi movimenti di base, pressioni di base, ad uso e consumo di chi è all'inizio. Per gli altri il video sarà stato un po' noioso, mi dispiace, però ho visto molte persone con qualche dubbio e ci tenevo, anche se sarà un brutto video, anche se non se lo guarderà nessuno, però ci tenevo particolarmente a fare un video del genere. Poi per il resto, come al solito, a me mi trovate sul gruppo WhatsApp
per qualsiasi cosa, discussioni, approfondimenti, due chiacchiere, due risate, io vi aspetto sempre là. Ok? Quindi finisco la registrazione, un saluto a tutti quanti, un ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video.